Il mercato dell'Inter potremmo dire che in questo momento ruota attorno a Jan Aurel Bissek. Non tutto, perché ci sono altri nomi caldi sia in uscita che in entrata, ma tanto di questo mercato nerazzurro ruota attorno a Bissek, perché ci sono voci di possibili offerte già arrivate e nuove possibili offerte in arrivo. Ci sono soprattutto delle idee, mettiamole in questa chiave qua, di un Bissek che può cambiare ruolo e a quel punto farebbe cambiare anche le esigenze di mercato dell'Inter all'interno di quest'estate di mercato, ma soprattutto c'è un Inter che di Bissek si fida, di Bissek è convinta ed è felice, e allora ne vuole anche un altro di Bissek, cerca un nuovo Bissek da poter aggiungere in rosa. E allora tutto ruota, gran parte di questo mercato ruota attorno a Jan Aurel Bissek, e io voglio portarvi alcune mie riflessioni su quello che sta succedendo, su questo giocatore e non solo. Lo facciamo quindi in questo contenuto di oggi, in cui vi do il benvenuto e ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sui nostri canali. Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Cambio ruolo, perché? Che cosa sta succedendo? Allora, all'Inter intanto lo sappiamo, dopo l'infortunio di Buchanan serve un nuovo difensore a sinistra, almeno questa è l'idea della dirigenza dell'Inter, che dopo l'infortunio del canadese dice: riportiamo Carlos Augusto a fare il quinto con Di Marco e prendiamo un nuovo difensore mancino, tant'è che hanno provato a prendere Cabal del Verona. Stanno sondando vari profili in questa fase e vorrebbero trovare un'occasione che sia un giocatore giovane da poter valorizzare, ma allo stesso tempo senza andare a spendere troppo a livello di budget, a livello di impatto economico. Quindi è un incastro non semplice, servirà del tempo, e allora durante queste ricerche ecco che avanzano delle ipotesi alternative. Una l'ha lanciata il Corriere dello Sport, ma devo dire che poi è stata riportata anche da altri quotidiani e da altri, chiamiamoli influencer o giornalisti, più o meno giornalisti, ecco, che seguono l'Inter, l'ipotesi di un Bissek che all'occorrenza già da quest'anno potrebbe essere utilizzato o da centrale nella difesa 3, diciamo nella zona di De Vrij e Acerbi di cui tanto si sta parlando in queste settimane a livello di quali garanzie ci danno in vista di questa stagione, oppure soprattutto da terzo a sinistra, cioè nella stessa zona di campo in cui oggi gioca Bastoni e dove oggi si sta andando a cercare il nuovo colpo. È un ruolo, quello di difensore diciamo sinistro in una difesa 3, che Bissek ha già fatto, lo ha già fatto nell'ultima stagione in Danimarca, prima di venire all'Inter appunto. E allora l'idea è quella di riportare Bissek lì. In questo modo Darmian potrebbe tornare a fare il jolly, diciamo così, in difesa all'occorrenza, ma soprattutto come vice Pavard, quello diventerebbe un po' il suo primo ruolo, e a quel punto però si libererebbe un posto sulla fascia, dove c'è la questione Dumfries ancora aperta, con un rinnovo di contratto che sembra ormai chiuso, ma aspettiamo chiaramente le firme ufficiali. Ad oggi Dumfries e Darmian sarebbero la coppia di esterni lì a destra. Se Darmian torna a fare il vice Pavard, allora un nuovo innesto lì serve. Quindi in cosa si traduce questo? Se Bissek cambia ruolo e va a fare il terzo a sinistra, a quel punto l'Inter andrebbe a cercare un nuovo esterno destro da aggiungere da quella parte. Oltre alla possibilità magari di confermare in rosa anche Kamaté, che io, come vi ho detto più volte in questi giorni, Kamaté della primavera che abbiamo visto in queste amichevoli, almeno per 6 mesi, fino a gennaio, fino a che rientrerà Buchanan, lo valuterei, visto che costa poco, non occupa slot di fatto. Io l'idea di valutarlo lì per questi 6 mesi la metto lì e continuo a portarla avanti. Comunque, questa è l'idea più che la notizia che sta circolando attorno a Bissek e che in tanti stanno riportando. Vi dico la mia, sono curioso di leggere anche un po' la vostra opinione. Personalmente non ci credo molto e non mi convince nemmeno molto. Lo dico perché intanto si è parlato tante volte in questo anno della possibilità di far cambiare ruolo a Bissek. C'è chi dice di spostarlo al centro della difesa, appunto, chi appunto promuove questa ipotesi di riportarlo a sinistra, chi dice di vederlo davanti alla difesa oppure da quinto al posto di Dumfries. Tante possibilità, però intanto Inzaghi ha continuato a farlo lavorare da terzo a destra, anche in queste amichevoli, anche quando c'era l'opportunità magari di testarlo al centro, ci ha fatto giocare a Agumé, quindi l'idea è che Bissek faccia quello, almeno per il momento. E poi io mi faccio anche questa domanda spesso, ma in tanti si stanno giustamente innamorando di Bissek, che sta facendo vedere cose molto molto interessanti,
ma ci si sta innamorando sulla base di quello che stiamo vedendo oggi, cioè sulla base di quello che sta facendo da terzo di difesa a destra. Quindi se sta giocando bene, in questo momento è anche perché sta occupando evidentemente la casella giusta. Poi non è detto che non possa fare ancora meglio in altre zone del campo, però per me oggi le sue caratteristiche e quello che stiamo vedendo, ecco, la casella perfetta è quella lì dove lo stiamo vedendo in questo momento. Qualcuno potrebbe dire: cambiamogli ruolo perché se no c'è Pavard che non lo fa giocare. Questo è un altro tema. Per me Pavard quest'anno farà un altro passo in avanti importante, perché l'anno scorso arrivava tardi, nelle prime partite Inzaghi non l'ha fatto giocare, ha avuto un infortunio piuttosto impattante durante la stagione, quest'anno parte già da una base differente, per me diventerà ancora più importante per la fase difensiva, dell'Inter, per cui per Bissek non sarà facile, ecco, questo tipo di competizione. Ma oggi Bissek parte dietro Pavard, giustamente, secondo me, per quello che è il livello, differente dei 2 giocatori in questo momento, ma credo che questa concorrenza intanto possa fare solo bene. Se il giocatore è ambizioso e ha voglia di emergere, non si fa abbattere da questa concorrenza, ma anzi cresce ancora di più. Dall'altro lato giocherà tanto perché secondo me quest'anno Inzaghi si fida di più, quindi lo lancerà un po' di più, soprattutto in gare in casa magari me lo aspetto più protagonista, ma anche in partite in cui servono quelle caratteristiche più irruente dal punto di vista fisico, anche per sbloccare le partite, visto che lui poi si fa trovare anche in zona gol e ha centimetri e chili per poter essere importante davanti. Quindi secondo me quest'anno Bissek parte già con uno status differente e può essere un elemento molto molto interessante. Non so tra l'altro quante squadre in giro possono dire di avere 2 giocatori come Pavard e Bissek nella stessa casella in difesa, e questo per me non può mai essere un problema, semmai è un valore aggiunto, ecco, su cui puntare e su cui lavorare. Poi magari in evoluzione andare anche a prevedere un modo per farli giocare insieme, ma questo poi è un altro tema che secondo me affronteremo più avanti anche nel corso della stagione. E quindi Bissek più Pavard per me è inevitabilmente un valore aggiunto e non un problema, tant'è che, vi dicevo, la Gazzetta dello Sport oggi torna a ribadirlo, ma ne parliamo già da diverso tempo, ehm, ci racconta in particolare la Gazzetta che Bissek è quello che in questo momento ha più offerte o che comunque ha più squadre interessate che si stanno informando sul giocatore. L'Inter fino a qua, ribadisce la Gazzetta, ha respinto tutte quante le offerte e addirittura lo ha definito incedibile, quindi non è che ha detto ad una determinata cifra ci sediamo, almeno per il momento, perché poi quando fai questo tipo di discorso è chiaro che le offerte cominciano ad arrivare, perché capiscono che dei margini di manovra ci sono, e invece a quanto pare l'Inter ha detto è incedibile, oggi non si tocca. Quindi è un messaggio piuttosto chiaro su quanto l'Inter creda in questo giocatore e quanto voglia puntarci anche Inzaghi, immagino, penso che saranno d'accordo. E quindi l'Inter è talmente soddisfatta di questo tipo di affare con Bissek che ora cerca anche un nuovo Bissek, vuole un altro colpo alla Bissek. Ve lo dico da inizio anno, se vi ricordate abbiamo fatto più di un contenuto su questo tema, su Passione Inter, che l'Inter vuole fare un altro colpo così, perché in questa Inter che funziona, che vince, che ha un contesto di squadra che valorizza molto i singoli, puoi permetterti di andare a prendere dei giocatori più giovani o comunque che non sono ancora esplosi e che puoi andare ad inserire soprattutto in alcune zone di campo e puoi valorizzarli insieme a quello che è il contesto. In questo modo generi valore anche per la società e per il futuro. Con Bissek hai già generato del valore perché l'hai pagato circa 7 milioni di euro, oggi sicuramente ne vale di più. Se fa un'altra stagione di crescita come ce l'aspettiamo, dalla Premier arrivano con soldi veri a tentarti, ma anche un Bayern Monaco, visto che è tedesco e poi in Germania c'è già stato. Per cui l'input di Oak è quello di andare a prendere colpi di questo tipo, giocatori di questo tipo, anche se, dico sempre, bisogna stare attenti perché poi Bissek era un'occasione piuttosto, non dico unica, ma comunque molto rara. Si cita spesso il modello Milan che fa questo tipo di colpi, eccetera. È vero, il Milan ha pescato tanti giocatori interessanti, ha pescato giocatori che poi sono stati valorizzati, ha anche pescato giocatori come Luca Romero o come Pellegrino che adesso stanno un po' girando di qua e di là in prestito. Quindi sono ancora giovani, quindi possono ancora magari venire fuori, eccetera. Però non è detto che ti va sempre bene. Comunque l'Inter sembra aver inaugurato questo nuovo corso, come diciamo ci ha provato per Cabala, ne abbiamo parlato spesso. In Francia continuano a spingere forte su Nathan Zezé, questo giocatore del Nantes molto interessante, ne parlano come un obiettivo molto caldo dell'Inter con lo stesso giocatore che
sarebbe aperto, diciamo, mettiamola in questa chiave, al trasferimento all'Inter. Kiwior in questo momento, il difensore dell'Arsenal, è un'ipotesi secondo me un pochino più defilata, più che altro perché l'Inter lo vorrebbe prendere ma in prestito con diritto di riscatto, quindi l'Arsenal dovrebbe cedere un po' sulle condizioni a questo punto. Nelle ultime ore però la Gazzetta dello Sport e non solo è tornata a parlare in maniera molto convinta di Renan dello Zenit San Pietroburgo, questo difensore brasiliano, e ha lanciato anche un nuovo nome, quello di Mauro Perkovic, che è un classe 2003 della Dinamo Zagabria, era stato vicino alla Lazio, comunque cercato dalla Lazio, è un giocatore che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, è mancino, quindi siamo in quella zona di campo in cui l'Inter sta cercando. È probabile che da questa lista uscirà il colpo che vuole fare l'Inter per la difesa, che probabilmente sarà una questione di metà agosto, probabilmente come nome. L'Inter si prenderà i prossimi giorni per sondare i vari terreni e capire dove ci sono i margini giusti per andare a fare la trattativa, dopo aver ceduto altri profili come Satriano, come Agumè, aver chiuso Carboni e queste altre operazioni che porteranno un tesoretto da poter investire e da poter utilizzare anche per l'attaccante, che rimane sempre nell'idea dell'Inter. Quindi un colpo giovane per la difesa, dove io comunque tengo sempre d'occhio Riccardo Rodriguez e invito sempre tutti a tenere d'occhio Riccardo Rodriguez, perché come ho sempre detto, per me Inzaghi, se potesse decidere lui oggi, prenderebbe Riccardo Rodriguez, perché l'allenatore non ha questa visione lungimirante che deve avere necessariamente la società, e la dirigenza pensa chiaramente anche un po' più a breve termine. Riccardo Rodriguez oggi ti dà delle garanzie, secondo me, sia da un punto di vista tecnico che atletico anche, visto che comunque è un giocatore integro. Arriva da 2 anni da capitano del Torino, negli ultimi 3 anni ha giocato più di 30 partite all'anno, e ti costa, come ho sempre detto, quasi 0 tra l'indennizzo dalla FIFA per l'infortunio di Buchanan, 1 anno di contratto, lui sta rifiutando varie offerte, Arabia Saudita, Betis e non solo, quindi è evidente che anche lui forse aspetta qualcosa che possa succedere con l'Inter. L'Inter se lo tiene probabilmente come ipotesi alternativa, provando prima però ad andare su un tipo di profilo come quello che abbiamo detto. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate. Vi ho messo un po' sul tavolo anche le mie riflessioni, detto che ecco, Rodriguez è un'opportunità, certo, però se arriva un giocatore che si può valorizzare non è che mi dispiaccia, anzi, come ho detto, credo che l'ambiente Inter, anche il pubblico dell'Inter sia molto in questo momento maturato e sia molto sulle ali dell'entusiasmo, e questo ci permetterebbe di integrare qualche giovane con più semplicità forse rispetto ad altri momenti storici, ma poi ne riparleremo anche in un altro contenuto. Comunque aspetto i vostri commenti, così nella diretta delle 19:30 li leggiamo e ne riparliamo insieme di questo argomento e non solo. Fatemi sapere un po' del ruolo di Bissek, dove lo vedete meglio voi, qual è il nome giusto magari tra questi difensori che abbiamo menzionato, ditemi la vostra. Sul club di Passione Inter, su www.passioneinter.club, stiamo preparando anche dei contenuti di analisi, quindi vi aspetto anche lì per parlarne insieme a noi, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.